Come realizzare una mini coreografia con 3 semplici sequenze. Non è una battuta, si può fare, anzi ti consiglio di farlo. Voglio proporre a te che mi stai guardando la stessa cosa che abbiamo proposto ai nostri allievi di Torino, io e Monica. Abbiamo scelto un brano piuttosto semplice da decodificare che è Canto d'Amor di Fresedo. Non è un brano che devi contare assolutamente, altrimenti ti perdi, perché non sono dei giri di 8 regolari, ok? Quindi ti ritroverai a contare 8, contare 6, dire boh, non capisco. L'idea è un'altra, l'idea è di riuscire a riconoscere il suono del fraseggio, dove ti porta, dove risolve e dove ne riparte un altro. Ti ripeto, 3 semplici sequenze che si ripetono. Prima cosa, tu sai che esiste sempre un tema A e un tema B, qualche volta c'è un tema C e il cantante riprende il tema A, il tema B e via dicendo. Quello che ti propongo di fare è guardare con me il video che ho pubblicato nella playlist Lezioni di musicalità e analizzarlo con me. Vedrai che non è difficile, è veramente semplice. L'importante è che non ti metta nell'ottica del contare, ma dell'ascoltare, dove la musica ti porta. Facciamolo insieme. Dai. Allora, come ti ho detto, il titolo del video che devi cercare è Canto d'Amor, Osvaldo Fresedo, Dario Moffa e Monica Bozzano. In questo video, adesso lo guardiamo insieme, riconoscerai subito il tema portante, quello che poi tu ti canticchino, quello che ricordi, di Canto d'Amor, ta 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 ta, ok? Ma non c'è ancora il cantante, ma suona così. Allora, partiamo, guardiamolo insieme. Ti propongo di riconoscere il meccanismo della ripetizione, che non è tipico solo di Fresedo, ma di buona parte di tutti gli compositori, arrangiatori, direttori d'orchestra. Ok? Pronti? Ripete. Sì. Quindi 0,14 ti conclude il primo racconto, ma ti rendi conto che si ripete tale quale. Sì? Ok, a 0,28, dopo aver fatto 2 volte la stessa coreo, non faccio adesso una lezione di tecnica, la coreo la vedi, ma di una semplicità inaudita. Chiamiamola coreo, insomma, una mini sequenza, ok? Ma è utile? Faccio un piccolo inciso, perché più ci abituiamo a riconoscere, no, le parti uguali, più possiamo come esercizio andare ad applicare la stessa sequenza che abbiamo deciso di fare. Noi abbiamo proposto questo ai nostri allievi, tu puoi fare quello che vuoi ovviamente, l'importante è che tu riesci a stare in questa storia musicale, okay? Ma ti accorgi che ad un certo punto, a 0,28, qualcosa cambia. È come se ci fosse un intermezzo all'interno di un racconto che si ripete. Che cosa succede? Dobbiamo cambiare ovviamente la sequenza. Andiamo a vedere. E di nuovo. Ok. Visto? Senti che sta per ritornare il tema portante di Canto d'Amor e difatti va a concludere il tema portante per l'appunto. Quindi riprendo la stessa sequenza e la rifaccio tale quale. Andiamo.
finito il racconto del tema A, andiamo a vedere che cosa succede nel tema B. Siamo arrivati a 0,54. Fresedo ci racconta un altro mondo, brevissimo, che fa un po' da contraltare alla poesia del tema precedente. Andiamo a sentirlo insieme e, visto che c'è ovviamente un mondo un po' più ritmico, usiamo una sequenza basata sui tre spie, molto semplice, che è ovviamente più ritmica. Sì? Andiamo a vedere, 0,54, vieni con me. Risoluzione. E si ripete dalle quali E. Risoluzione. Ok. E si chiude anche questo piccolo intermezzo. Di conseguenza, cosa ci sarà ora? Il cantante che riprenderà il tema A. E tutto il meccanismo si replicherà tale quale. Te lo dimostro. Se prosegui, vedrai che si replica tale quale. E io mi sono permesso un'unica variazione così microscopica di inserire un giro così per risolvere diversamente invece che con, diciamo, un quadrato. Ok? Guardalo, guardiamolo insieme. Quindi siamo a 1,27, parte il cantante. La sequenza numero 1 è replicata tale quale. E di nuovo. Anche le parole si ripetono, quindi la ripetizione musicale e delle lettere. Intermezzo, questa volta come se fosse parlato, ma dal punto di vista musicale non cambia niente. E di nuovo, non dice più canto d'amore, ma è uguale. Sì, riconosci che è assolutamente la stessa musica? Sì. Ok. E chiude il tema E va il tema B col traspié. E come sto giro di cui ti parlavo? E di nuovo traspié. Eccolo qua, e va a chiudere di nuovo con canto di amore. Sì? Va bene, vediamolo fino al fondo, dai, a questo punto. E di nuovo, ripete uguale, solo strumentale, non è cantato. E va a chiudere. Stop. Ok. Allora, io voglio dirti alcune cose. Beh, innanzitutto se sei arrivato fino qua nel video, grazie per avermi seguito, ovviamente. Prima cosa, non essendo un musicista, magari tecnicamente posso dire delle inesattezze, delle cose non corrette, pazienza, cioè ognuno ha le sue caratteristiche. Quello che mi interessa è riuscire a mandarti però un messaggio di danza, che mi appartiene, facendo professionista da 20 anni, ormai sono 20 anni, caspita. Questo brano te lo puoi studiare, è utilissimo, è chiaro, è semplice, poetico, meraviglioso, ma è anche utilissimo per poter lavorare
mettendo e inventando tu stesso, tu stessa, delle mini sequenze e mettendole al posto giusto, quindi al momento giusto, al posto giusto. Ti fa bene. Ti fa bene perché riesci a ritrovare un meccanismo chiarissimo che Fresedo racconta, il racconto di Fresedo, no? La ripetizione, ed è una struttura così chiara che ti puoi inventare la struttura che vuoi, la sequenza che vuoi, chiamala come vuoi. Ma mi raccomando, le prime due sono legate, lo vedi? Diciamo la terza sequenza, ovviamente, essendo più ritmica, devi inventartela diversa. Io ho usato i traspiè, puoi inventare quello che vuoi, ma ovviamente deve avere un colore diverso. Sì? Dai, spero che ti sia servito questo video, questa tango analisi. Io ci credo e te la propongo. Grazie ancora per essere stato qui con me fino alla fine e ci vediamo al prossimo Tango Analysis. Ciao!